Sono Stefano Poli, il capo del Dipartimento di Arti Decorative del Novecento e Design della Casa d'Arte Il Ponte di Milano e sono lieto di presentarvi la prossima asta del settore che si terrà a Milano il 24 e il 25 giugno. Il catalogo, che è stato curato da me e dalle assistenti del Dipartimento Gaia Barbieri e Lorenza Scubla, è diviso in 3 tornate, di cui la prima è dedicata agli oggetti di maggiore interesse. Nella prima sezione del catalogo siamo riusciti a ricostruire un caleidoscopio della produzione italiana di lampade dagli anni 30 agli anni 70, in particolare di Gino Sarfatti. Segnalo ai collezionisti una rara lampada a bilanciere apparsa solo una volta prima d'ora in una vendita al pubblico Incanto e un'altra lampada snodabile a vite continua. Di Fulvio Bianconi per la Venini, una lampada da terra in vetro soffiato a fasce verdi e rosse molto rara e delicata, e di Cesare Lacca in vetro ottone, una lampada pubblicata sulla rivista Domus nel 1956 e mai apparsa prima in una vendita pubblica. Nell'ambito del design degli anni 60, 70 e 80 siamo particolarmente contenti perché abbiamo ricostruito un'antologia rappresentativa e significativa di alcuni fra i pezzi emblematici del radical design italiano. Un momento estremamente fecondo della produzione di design industriale italiano basato sulla forte polemica contro la tradizione del design funzionalista e alla ricerca di nuove forme espressive basate sull'ironia, sulla critica sociale, sulla sperimentazione utopica. In particolare segnalo del gruppo Archizum il noto e fantastico divano ambiente Safari, di Andrea Branzi, membro dello stesso gruppo, qualche anno dopo, la libreria progettata per il gruppo Memphis e in particolare di Ettore Sottsass, forse il più lucido fra i progettisti che attraversano questo periodo storico, un raro divano che si credeva disperso, esemplare unico, progettato per la mostra Materiale Idea al PAC di Milano del 1983. Di Ugo La Pietra e di Nanda Vigo, 2 figure che propriamente sono a cavallo tra arte e design, artisti, designer, architetti, polemisti, scrittori. Presentiamo un mobile cronotopo che Nanda Vigo realizza sulla linea delle proprie ricerche tra luce e riflessione di materiali come il vetro e il metallo, e 2 mobili estremamente fantasiosi e evocativi di La Pietra. Nell'ambito del design storico segnalo invece una poltrona dondolo che Franco Albini realizza nel 1947, poco dopo la guerra, per il negozio Arar di Milano, e del gruppo BBPR, gli autori della celeberrima Torre Velasca a Milano, 2 poltrone realizzate da Pierino Frigerio. Di Carlo Mollino segnalo invece una serie di 3 poltroncine per l'Auditorium Rai di Torino. Nell'ambito invece delle arti decorative abbiamo in asta un raro vaso di Flavio Poli che vinse il Grand Prix all'Esposizione internazionale di Parigi del 1937, mentre di Ercole Barovier un vaso incamiciato in vetro blu con applicazione di foglia d'argento e in vetro rosso corallo del 1925 esposto alla mostra dedicata al vetro d'arte italiano di Torino negli anni '80. In ambito francese segnalo una cariatide che venne progettata da René Lalique per la grande fontana che stava al centro dell'Exposition des Arts Décoratifs di Parigi del 1925 e un vaso decorato con pesci a rilievo. Occorre concentrare l'attenzione anche su una piccola collezione di animali in vetro progettata da Tony Zuccheri per la Venini, che ci ricorda che proprio in questo momento questo genere
di scultura artistica è celebrato in una bella mostra, lo Zoo di Vetro della collezione Rosenberg, promossa dalle Stanze del Vetro della Fondazione Cini a Venezia. A questo punto, dopo aver citato il vaso in ceramica che Francesco Molaroni progetta nel 1915 e che ha acceso la fantasia dei collezionisti di ceramica d'arte italiana, ricco di riferimenti al Liberty e ai movimenti dell'Art Nouveau, non mi resta che invitarvi a vedere l'esposizione nella sede di Via Pitteri 10 a Milano.